buongiorno. Visto che devo far vedere le nuove tecnologie e soprattutto sto iniziando a riapprezzare le mappe, mi sa che nei prossimi viaggi comprerò sempre più mappe. Venite qua, va? Ti faccio vedere. L'altro ieri eravamo qua a Saidia, abbiamo fatto questo pezzo di costa cercando, ci hanno buttato via, Sì. Ci hanno fatto sloggiare la sera e ci siamo spostati, adesso qui non si vede, più o meno qua. Rachmane, no, non più o meno. A Rachmane? Ah, ok. Sì. Ieri mattina ci siamo svegliati, siamo andati a vedere quelle belle spiagge con le conchiglie qua, poi ieri sera siamo tornati indietro, siamo venuti qua in questo incrocio. Ragazzi, come vedete siamo quasi alla fine del tour del Marocco, non del tour della vita. Quindi ho preso lo strumento per indicare, perché andremo a vedere nel piccolo dove andiamo oggi. Allora, siamo a Nador, quello che volevo dire l'altro giorno, figlio di Knorr, cugino di Star, nipote di Kraft. Cose da buone dal mondo. Ha una famiglia un po' gourmet, diciamo così. Famiglia di dadi. Esatto, è una dadolata di famiglia. Vabbè, basta essere stronzati, andiamo avanti. Allora, stavo dicendo, siamo nel Nador, figli di Knorr, e l'idea è quella di prendere questa stradina interna, adesso non so se è così o così o così, perché ripeto, questa cartina è vecchia, però l'idea è di fare tutta la costa, ok, per arrivare a Al-Hoceima. Al-Hoceima. Spero che si pronunci così, ma mi cazzierete già. Comunque, e qua eventualmente fermarci. C'è una bellissima spiaggia con un aeroporto sopra, come potete vedere. Nei prossimi giorni l'idea è di arrivare a Chefchaouen, quindi spostarci un po' all'interno, poi tornare a Tétouan per poi riandare a Tangeri, vedere un paio di amici e tornare in Spagna. Ora, in Spagna poi avremo tutta una serie di cose da fare, vabbè, cercheremo ovviamente anche lì di riprendere. Nel frattempo oggi facciamo la strada costiera perché vogliamo vedere un po' di panorami, quindi scendiamo il Curvin, detto anche Bruto, e andiamo. Un cantiere a cielo aperto sto Marocco, però spettacolo. Tutte strade nuove. Ci riserverà delle belle sorprese. Questa è la classica strada che ti smonta il camper, perché è tutta rotta, ha le vibrazioni come se fossi sui San Pietrini e non riesci né a accelerare né a diminuire. Sono 20 km che siamo così. Andare giù, farti una nuotata con Bruto? Sì, come no? Viene così? No, siamo un po' storti. Hai visto che bel mare blu? Veramente blu. Questa parte di costa è tutta rocciosa, scogliera, sembra proprio di stare in Grecia. Solo che in Grecia puliscono. Raga, un attimo. L'ennesimo problema si sta presentando. Dimmi?
No, è solo l'acqua del serbatoio dei tergicristalli. E perché fa così? Perché sarà lotto, perde da qua. Ci siamo accorti, camminando, da lontano abbiamo visto la ruota così, bagnata. Ci sono cani che fanno la pipì e quindi dico è acqua nostra. Abbiamo guardato su, si vede che è nostra, che ha gocciolato tutto lì e quindi è... Poi il serbatoio questo che si è rotto. Sta gocciolando infatti. Dovrò ripararlo con la vetroresina, non metterne... Ma ne abbiamo ancora un po'. Ma pare che lì c'è talmente un porto che gli posso mettere la bottiglia. Trovarlo. Infatti, scommetto che al cinese una bottiglia di quella dimensione lì c'è. Queste sono tutte le buche che abbiamo preso prima. Ah, ecco cos'è stato. Sono deleterie. Vabbè. Una stupidaggine, raga. Comunque, viene sempre un attimo un brivido quando vedi un problema. Quando vedi un gocciolamento. Queste sono tutte le cose, perché il mezzo è vecchio, le guarnizioni si seccano, i tubi si seccano, sono tutte... Soprattutto non usando il buongiorno, magari per tanto tempo. Queste sono manutenzione, ragazzi, 43 anni e un tubo si può anche seccare. L'importante è che non siano quelli dei freni. Tipo. Tra l'altro prima, con tutta la strada che abbiamo fatto sconnessa, ci si sono svitate anche le maniglie degli armadi. Ci sono alcune strade, alcune vibrazioni, e non è perché è vecchio, perché quelli nuovi succede la stessa cosa, ti smontano le macchine. In Colombia, a forza di fare fuori strada, quando l'ho portato dal meccanico che si era rotto un supporto del motore, giusto proprio per una botta, mi ha detto fermati che ti mi fa che ti avvito la macchina. E gli faccio perché fa? Si stava staccando i supporti dei motori e proprio il blocco, diciamo, dalla parte davanti me l'ha dovuti stringere tutti. Ma ogni tanto vanno strette le vite un po' dappertutto con strade se fai sterrate. Strade brutte. Ma tra l'altro non era neanche sterrata, era solo che era proprio brutta. Vabbè, io direi di andare perché è bello il posto, ma dobbiamo arrivare, abbiamo ancora 2 ore di strada. Dai, Ok. sì. Siamo andati a far benzina perché aveva bisogno e ho fatto la media di 9,4, perfetto. Stiamo notando ovviamente al nord sono aumentati i prezzi, ma sono più bassi di quando siamo arrivati, più o meno intorno agli 11,9, vuol dire €1 qualcosa, quindi comunque è buono, insomma, alto comunque per il Marocco, buono per noi. Adesso penso faremo ancora pochi pieni e poi dopo faremo un bel pieno per ritornare in Europa dove poi faremo una puntata riepiloga di tutti i costi, compresa appunto la benzina, quindi riusciremo a darvi una panoramica generale di questi mesi, quanto abbiamo speso in totale. Ragazzi, qua c'è un panorama fighissimo a destra e a sinistra, abbiamo delle montagne con formazioni rocciose strane e il mare azzurro dall'altra parte. Se avessimo la Insta 360! Ci piace anche questo. E cazzo, siamo parcheggiati in spiaggia, più di così. Cioè, da qui in poi inizio a insabbiarmi, quindi... Mi sa che stasera un tragino. Secondo me qua stasera festa. Oggi è domenica. C'è un signore che parla italiano e spagnolo che si è messo a parlare con noi. Ci avvicinano tutti quando capiscono la targa, perché non tutti lo capiscono. Buongiorno.
un'altra giornata splendida passata davanti al mare, praticamente in spiaggia. Una cosa bellissima questa mattina, non so se vedetela in fondo, ma c'è un uomo che è in giro a raccogliere le 27.000 bottiglie e sacchetti di plastica che hanno lasciato. Finalmente vedo gente che lavora. Allora a questo punto mi chiedo, ma siccome qua puliranno, anzi puliscono tutti i giorni perché l'abbiamo visto, stamattina era una merda, parliamoci chiaro, è una questione di cultura. È un po' come da noi 40 anni fa, dove mi è stato detto proprio non più tardi di una settimana fa che alla Foce del Po, quando c'erano le piene, in spiaggia trovavi plastica dappertutto. Ora spero che non ci mettano 40 anni, ma questa cultura nel buttare per terra la plastica, l'abbiamo visto, cambi. Però benissimo che c'è gente che sta iniziando a pulire. Non sono mai stato un super ecologista, però devo dire che ragazzi qua lo diventi o sì. Detto questo, partiamo, ci spostiamo, continuiamo sulla costa, non ci sposteremo di nuovo, faremo un'oretta, non di più, in un parcheggio sempre di fronte mare, però un pochino più vicino alla città, così eventualmente facciamo una passeggiata, vediamo un attimino se c'è qualcosa di interessante in quella zona. Abbiamo appena riempito 2 taniche di acqua dal lavaggio auto qui di Hello Seima. Praticamente noi queste 2 taniche sono i 10 litri che ci servono per fare la doccia. Praticamente lo sapete come funziona. Abbiamo questa tanica esterna da 10 litri, dopo che abbiamo fatto la doccia un po' di volte la svuotiamo e quindi dobbiamo riempirla con acqua nuova. Cosa facciamo quando abbiamo i 10 litri nuovi? Li teniamo sul cruscotto, infatti qualcuno di voi ce l'ha chiesto, perché li tenete lì? Perché così si scaldano col sole mentre andiamo e abbiamo già l'acqua calda. In questo lavaggio abbiamo riempito 2 taniche, poi ragazzi gentilissimi ci hanno dato altre taniche perché ne avevano lì in più e hanno detto va bene, volete altre? Ma sito. Errata corrigi rispetto a quello che ho detto prima. Siamo arrivati qua, ci siamo fermati, parcheggio è carino, avete visto 2 immagini della spiaggia, bellissima, però abbiamo deciso di proseguire perché il nostro obiettivo è arrivare a Chefchaouen. Vabbè, insomma, ve lo scrivo qui sotto così lo capite. La mia pronuncia fa cagare. Allora, abbiamo 2 opzioni, o fare la strada interna e dalla mappa vecchia siamo qua, fare tutta qua e arrivare a Chefchaouen. Il problema, fra virgolette problema, questa zona qua dove c'è l'incrocio con Ketama è la zona dove è noto la coltivazione dell'hashish. Sono anche oltretutto un pelino pesanti, nel senso che ti fermano per cercare di farti vedere le piantagioni, poi insomma vedere se sei lì per comprare o per turismo. E oltretutto quella zona lì giustamente ci sono parecchi controlli di polizia, quindi il viaggio potrebbe essere un po' più lento. Quindi abbiamo deciso di fare la costa, che su questa cartina qua è una nazionale piccola, ma Google ci dà comunque questa strada più veloce e penso che l'abbiano rifatta. Poi in costa e abbiamo visto anche su Park4Night ci sono veramente tantissimi posti in caso volessi fermarmi. Sono circa 4 ore di viaggio, forse qualcosetta in più. Sarebbe stato anche carino rimanere qua in questa spiaggetta, fare un giorno di mare, magari mangiare anche il pesce fuori, ma abbiamo un po' di, non dico fretta, però a parte che il nostro visto di 3 mesi sta per scadere, abbiamo proprio delle cose da fare in Spagna e in Italia che ci stanno un attimino pressando. Ragazzi, banalmente la dichiarazione dei redditi, banalmente ci sono alcune cose burocratiche da fare. Esatto, ne parleremo poi quando saremo lì, quando sarà il momento, magari riusciremo a fare un video riassuntivo. Abbiamo proprio l'esigenza di tornare lì il prima possibile e mettere a posto queste cose. Quindi andiamo. Pazienza, 30
veloce. No, è grana che tu metti sopra. Sì, parmigiano. Suppongo, adesso io non voglio parlare male, ma essendo la zona e essendoci nell'aria un profumino abbastanza, diciamo così, caratteristico, supporre che questo gesto qua sia il grana è un attimo, Ecco. Sentendo, non lo sapevo che era questo il periodo dei noci in fiore. Avevo questo odore caratteristico di noci in fiore e non lo sapevo che era questo periodo qua. Non ho visto ancora dei noci, devo dire la verità. Però l'aroma del noce in fiore si sente. Sì, ok. No, c'è un altro banchetto che vende noci. Che poi le noci le hanno veramente, ma non ne vendono neanche uno. Di pendenza è tanto, ma secondo me abbiamo raggiunto anche il 15. Io non sto usando i freni, io freno motore. Si sente, infatti non si sentirà nulla. Niente, siamo liberi di cavallo. Sì, ma che spettacolo di panorama. Tutta la costa si vede. Ma che bello. Grazie. Non tu, Pietro. Praticamente più ci avviciniamo al nord e al confine spagnolo, più le case, l'architettura, le strade, tutto ci ricorda un po' più la Spagna. In questo caso, non so, le case bianche, la striscia blu, le palme, il modo di costruire le case, incominciamo a vedere dei balconi, dei tetti con le tegole, insomma è cambiata l'architettura. Devo fare un'intervista alla VIP, non so se sono riuscito a prendere prima l'attimo, insomma. Niente, sono venute vicino, mi hanno parlato in spagnolo, mi hanno chiesto se potevano fare una foto con me. Io ho detto certo. E poi si sono preparate, hanno preparato la macchina fotografica, poi mi hanno chiesto se parlavo inglese, ho detto sì, però poi non hanno interagito, non mi hanno chiesto altre cose. Sì, una cosa te l'hanno chiesta. Cosa? Conosci Maurizio, quello di Senza K? Guarda che meraviglia, cioè Brutto si integra perfettamente nei panorami, destando stupore e ammirazione. Praticamente lui è il gioiellino e la star della piazzetta. Come fai a mandarlo via da un posto? Cioè, anche l'anguria ha il suo perché. Ne hai due, no? Uno di fianco all'altro. Ragazzi, come vedete sto pelando una zucca, duro lavoro, però sembra una zucca mantovana, perché stasera risotto a zucca. Non me lo sto a far vedere come si fa, dai. Perché sto preparando il risotto di zucca davanti al mare invece di essere a Xixhuem, il pueblo azzurro, detto anche popolo azzurro, detto anche tutto verniciato di blu. Vabbè, insomma, poi lo vedrete. Perché, ragazzi, la strada è dove siamo partiti, è una curva unica. Sali, scendi, 12%, 15%. Siamo arrivati qua che erano già le 6 di sera, stanchi. Quindi abbiamo detto parcheggiamoci davanti al mare, tanto qui tra qualche chilometro poi entreremo all'interno. E visto che avevo comprato della zucca al mercato l'altro giorno, ho detto così ci facciamo un bel risottino di zucca, fronte mare, la mattina ci alziamo belli riposati sperando che non ci caccino stanotte da sto parcheggio, e poi andremo a vedere questo pueblo azzurro famoso.
Olè. Per farvi capire che in camper non è che la gente poi dopo mangia solo panine e scatolette, ma si cucina come in un ristorante senza nessun problema, e tutto con l'elettrico, dimostrato ormai da 3 mesi che si può fare. E il minimo che abbiamo raggiunto, proprio perché ci sono stati dei giorni con nuvole, quindi non abbiamo potuto caricare, è stato il 30-35%. Quindi ragazzi, cioè, si può fare. Vorrei un pannello solare in più? Sì, probabilmente lo metterò anche. Vorrei una batteria in più? Sì, probabilmente aggiungerò anche quella, ma è un di più per stare ancora più che sicuro. Il vino è nostro, ce lo siamo portati. Non sarà la zucca mantovana, però un risottino alla zucca. Fumiamo. Ma il vino da dove arriva? La Spagna, ma è buono. Dall'andata. È rimasto nel gavone. E meno male, per i momenti del bisogno come adesso. Riso tostato, sfumato e poi sbrodato. Io sono il mago dei risotti. Se siete bravi ve ne cucinerò uno in casa. Cioè vai a domicilio, non ho capito. Certo, quando ci inviteranno a dormire a casa loro per un mese. Ah ok, noi cerchiamo posti dove dormire e tu cucini. C'era il couchsurfing praticamente. No, scrocco. Sta già prendendo sua forma. Il colore, tra l'altro. Ho usato questi fagioli qua che lo so, però quelli che c'erano. Che ci sono qua, ragazzi. La zucca devo dire che non è male, non è quella mantovana, ma ha il suo perché. Comunque, diciamo che in 10 minuti ancora ci siamo. Il suo brodino vegetale sta cuocendo. Bolle. Sento già. Io quando riprendo a queste ore, che non è neanche tardi, ma è già buio e l'iPhone fa veramente vi chiedo, qualcuno ci consiglia un metodo, un attrezzo? Si chiama GoPro Instant 360, telecamere super mega professionali, non abbiamo i soldi per farla, quindi lascia stare. Non consigliatelo. Che non è che l'iPhone costa poco, cioè voglio dire. Sì, però quello fa telefono, fa tutto e dura 5 anni. Almeno a me dura 5 anni. Abbiamo quasi raggiunto la perfezione. Lei si lamenterà per la luce. Eccolo qua. Oh, qua si vede perché c'è la lampada. Eccolo lì. Bel risottino, non è all'onda, ma è cotto. Adesso poi ci aggiungiamo un po' di pepe nero, un po' di noce moscata. Non riesco già a parlare per la cuolina in bocca. Ecco, questo è come impiattato da camionista. Una piscina. Perché è brutto, è un camion e quindi alla fine, ragazzi, ci vuole, dopo tutto il giorno guidare, bel risultato. Un po' d'aria. Buongiorno innanzitutto. Buongiorno. Adesso noi ce ne andiamo a... Dopo la strada di ieri di sceccheramento di testa, oggi ce ne tocca un altro uguale. Abbiamo 1 ora e un quarto per arrivare a Chefchaouen. Sì, però prima ci fermiamo a fare acqua, perché dobbiamo fare acqua, e poi... Gelato? 2 mesi senza gelato, dai, oggi lo mangiamo. No, l'idea è quella di vedere, io spero di riuscire a vederlo in un giorno. Se l'ora è buona, me ne vado anche via subito dalla città. Ieri sera qua il parcheggio è stato bello, tranquillo per la notte. Non ci sono stati cani, ma ci sono stati i bambini, fino più o meno alle 11:30, che hanno veramente infastidito, perché cercavamo di non rispondere per non dargli corda, abbiamo dato 2 caramelle, poi continuavamo. E poi sono tornati, erano 2 con 2 caramelle, sono tornati in 8, hanno incominciato a gridare. Sono state 3 ore abbastanza dure, ecco. Sì. Vabbè, comunque. Oggi ci tocca questa strada, dovremmo visitare la città oggi, come dicevi prima tu, più che altro per il clima, perché oggi è l'ultima giornata di sole, domani arriva una perturbazione intensa. Domani sarà giornata da ficcarsi da qualche parte dove non ci sono fiumi. Il tema è che Chefchaouen andrebbe vissuto 2 o 3 giorni. E noi anche lontani, io vado da loro. Quindi un giorno solo mi sembra poco. Vediamo se riusciamo domani anche col brutto tempo a stare lì. Va bene, dai, una città blu, insomma un giorno va bene. Dai retta a me. Stiamo per attraversare la catena montuosa del Rif, quella dove si fa la droga. Hai capito? Andiamo.
Allora ragazzi, calcolando che Mauri ha il terrore delle api, Infatti adesso io esco e ordini tu. no, prendi tu una sta normali, dai, chiediglieli. Chiediglieli, No. Mauri. Spero che non ci rovini il copyright. Siamo arrivati a Cheshawem, siamo davanti alle porte d'ingresso della Medina, quindi la città vecchia. È stato un viaggio bello, insomma, diciamo che questa strada è spettacolare. Come vedete qua, questa città è stata fondata dagli esiliati andalusi, cioè quelli che non volevano manco in Andalusia. La maggior parte arrivavano da Malaga e Cadice. Si sono instaurati qua, hanno creato, diciamo, la parte antica, che è quella che si inerpica sulla collina ed è parecchio su. Questo insediamento da parte degli spagnoli è stato fino al 1950, quindi relativamente recente, più o meno. Dopodiché gli spagnoli se ne sono andati e il Marocco poi ha avuto la sua indipendenza totale, indipendente dall'indipendenza. Qui all'interno ovviamente si parlava spagnolo, anche perché appunto era, anzi, andaluso, e ancora oggi c'è moltissima gente che ha sia il cognome spagnolo, ed è arabo comunque, e parla comunque lo spagnolo. Cioè comunque abbiamo incontrato ieri una persona che appunto diceva che suo nonno era spagnolo. La Medina in questo caso dovrebbe essere molto simile a quelli che sono i caschi antichi, quindi le città vecchie spagnole, e quindi niente, adesso andiamo a vederlo. Sono scappate. La caratteristica è perché Cheshawem è diventata famosa è proprio perché è pitturata di blu. Ora, il perché ci sono 27.000 teorie che abbiamo letto. Se qualcuno lo sa veramente, noi abbiamo dei follower marocchini, lo sanno, lo scrivi qui sotto. Comunque le caratteristiche è che molti angoli, molte parti sono blu. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time Vedete che non vi racconto storie che 1540-1560 neanche loro sanno bene. Questa qua è un'altra porta d'ingresso della Medina che è stata fondata fra il 1540 e il 1560. È abbastanza vecchio. Oltretutto l'hanno fatta bene se è ancora in piedi. As you fade away, as you fade away. Inutile dirvi che è tutto in salita, stiamo facendo anche un po' di movimento così. Ci sono un sacco di negozietti di souvenir normali, occidentali e anche negozi. Dove sei? Nella casa dei puffi? Uva. Ma il vino non lo fanno. Però fa ombra. yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Sì, come vedete pitturano blu, quindi la manutenzione di questo posto è costante. Però ci ha appena detto il ragazzo qua. Come t'appelles? Yassine. Yassine. Allora, Yassine. we can't shift your way. Thank you. Oh, yeah. Che qua alla destra, poi a sinistra. Wait, I have the picture. Ah, ok, show me the picture. Mi fai vedere il posto. C'è un altro posto bello. The place here. Oh, fantastico. Ah, bello. Ok. Okay, bienvenue. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allora andiamo avanti. Thank you. You are welcome, bro. Go this way, you go to the place. Ok, ci sta portando lui e quindi andiamo. Ah, l'avevo visto anch'io, però appunto il pavimento è tutto giallo e verde. Abbiamo un nuovo follower. Follow, yeah. Aspetta. Yassine. Chi? Mubarak. Varane is the player before he played Real Madrid. Now he played the Manchester yes. United. Yes. Before you come here to take the picture here. Really? Yeah, and you know the Premier League, the Champions Yes, League, yes, yes. Premier League. Before you come here, like this one, the Premier League here. Really? Yeah. Oh, it's a famous place. Yeah. The film is Instagram. Ah, Qualsiasi punto, questo è finto, le arance sono finte.
per poter fare delle foto instagrammabili, ok? Quindi bello, perché però attenzione a quello che vedete in Instagram, che non è tutto vero. A parte le arance, cosa mi prendo una? Queste sono vere, quelle appese no. Questa è la via più instagrammata Una delle. Una delle. No, ma questa è quella più famosa. Ok. Benvenuto. Exactly. Grazie. Grazie. Perfetto. Welcome, bro. Ciao. Ciao brothers. Ciao. See you, bye. Ecco Mauri che si informa. La moschea del 1326. Senza Google Maps ci saremmo già persi, assolutamente. Qua sì, qua sì. Ragazzi, che bello, abbiamo incontrato 2 follower e mettiamo la foto qua. Angela e Fulvio, E sono simpaticissimi, zona Brescia, Bergamo, zone lì. grazie per averci fermato. Esatto, fa sempre piacere e vi metteremo sul nostro social come abbiamo promesso tutti. E niente, siete anche qua in questa puntata. Buon viaggio ragazzi! Ciao. Dai, girati, facciamogli vedere le cose interessanti. Una moschea col minareto a base ottagonale. Bello. È insolito, perché normalmente è a base quadrata. Adesso andiamo a vedere, perché c'è un cartello per vedere quando è stato fondato. Siamo riusciti a capire che questa moschea è stata fondata fra il 1540 e il 1560, come la porta che abbiamo visto prima, dal principe, sto leggendo, Mohammed Ben Rashid durante appunto questo periodo. È molto particolare proprio per questo motivo. Ovviamente non possiamo visitare le blu dipinte di blu, non ce la faccio più. Ci mancava la canzone. Siamo il primo ristorante cinese che vedo qua. Ma dai. Parliamo del tagine alla cantonese. Dai, è stata carina questa città comunque. Sì, un po' troppo blu però. Perché non c'era la tonalità carta da zucchero? Meglio che il grigio comunque. È carina da vedere, è bello vedere questo interno blu, ci sono veramente degli scorci carini da fotografare, turistica, è molto turistica, piena di zeppa di negozi, ci sono dei ristorantini nel centro, nella piazza centrale, dove abbiamo evitato di mangiare perché i prezzi erano abbastanza esagerati. E poi noi adesso andiamo verso il camper, facciamo 2 passettini, se troviamo un negozio abbiamo internet illimitato per disdire l'abbonamento. Disdirlo, sì. Non per altro, se non lo paghi dopo 2 mesi decade, però se rientri in Marocco come rientri devi pagare quei 2 mesi, insomma alla dogana proprio te lo chiedono. Esatto. E qua se non paghi le cose, la multa, il ristorante, tu puoi andare via tranquillamente. Quando arrivi in dogana sei segnalato, ok? E quindi te la fanno pagare sì o sì, se no non esci. Così ci hanno detto. Poi non so se è vero però. Però ci hanno fatto paura, quindi ci crediamo. Beh, sulle fatture secondo me sì. Su quello che può essere un ristorante, se scappi come fanno a sapere chi sei. E poi andiamo a cercarci un posticino per rilassarci un attimo, editare, sperando che ci sia anche segnale, che domani magari restiamo lì. Che non ci sia fango perché domani piove. Domani sarà una giornata critica, vedere se muoversi prima, bisogna vedere il tempo. Ecco il negozio che cercavamo, se fermé. Guarda com'è contento di vederci, tu vuoi ancora stare in giro, guarda come scodinza, poveretta, l'abbiamo abbandonata, ma non lo faremo mai più. Non è normale. Se piove non è bello neanche stare qui. No, stare qui sì, è quello che si sfangherà tutto. Piazzale tranquillo, silenzioso, con vista sul paese. Il vento inizia ad essere importante, vediamo se effettivamente questa notte inizia a piovere, domani mattina saremo bloccati qui.
Il posto è bellissimo, è quello di ieri. Ma l'avete capito che piove? Non so se si vede o se si sente. Adesso sta piovendo piano, prima pioveva più forte, non si riusciva neanche a parlare. La strada è sterrata, abbiamo deciso di rimanere fermi qua. Non dovrebbe allagarsi, sta piovigginando poco. Rimaniamo qua fermi, al freddo. Mauri vuole accendere il cinebasto. Vi dico solo questo. Guardate qua, ho 7 watt in ingresso per una batteria, quindi 14 sulle 2 batterie. Adesso vediamo quanto l'MPPT sta producendo. Fa ridere questa cosa. L'MPPT sta producendo 28 watt. Ok. 28, 27, 28, 27 watt. Questo è quello che producono i pannelli solari. Sotto la pioggia e sotto un albero, quindi da dove cacchio la prende questa luce non si sa. Però la cosa carina è che questi watt qua, quando non stiamo consumando col frigo, che il frigo è intorno ai 60 watt, quindi un terzo, metà, diciamo così, va a compensare il frigorifero. Se no, comunque va a caricare un pochino le batterie. Per 7 watt. Esatto, che fa ridere. Però non consumiamo quando non stiamo utilizzando, perché comunque l'inverter consuma. Viene subito sopperito questa cosa da questi 28 watt che stanno entrando. La cosa che mi fa ridere è che non servono a nulla, però ragazzi comunque ti mantengono. Cioè fa ridere che non so da dove cavolo la prenda questa luce. Devono essere belli performanti questi pannelli che avevano comprato. Non si può far cin cin col tè. Non lo so, dipende cosa ci hai messo dentro. Ragazzi, Assaggialo intanto. avete capito che piove? Visto e sentito anche dal video. La freccia. Sta piovigginando. Cazzo lo zucchero. Aspetta. Non puoi metterlo. Stiamo facendo il digiuno intermittente. Miele. Non puoi. Mauri vuole accendere il cinebasto. E fa freddo ragazzi, ci sono 12 gradi Mettiti fuori. una felpa. No, io voglio stare a maniche corte. Vabbè. Ci sono 12 gradi fuori e 19 dentro. Comunque niente, siamo qua adesso. Voi ci vedrete probabilmente fra un po' in una splendida città che è Tetuan. Cioè tipo tra qualche minuto per loro magari. Sicuramente adesso. Adesso mi ammazzo perché non c'è il gradino. Ok. Eccoci qua, finalmente a Parigi. Eravamo a Parigi? Vabbè, e ride lei. Siamo arrivati a Tetuan. L'idea di oggi è di andare a vedere 2 o 3 cosette interessanti che ci sono qua, che non sono molte, Andiamo a vedere. C'è una cosa particolare che non abbiamo ancora visto qua in Marocco. Andiamo. Il nostro obiettivo... No, perché il nostro obiettivo è arrivare a ragazzi, si chiama Chefchaouen. Perché il nostro obiettivo è arrivare a Chefchaouen. Ok. Il nostro obiettivo è arrivare a Chefchaouen. Vaffanculo. Dopo questo stop di ieri forzato dallo shakeramento che avevamo in testa, ci tocca un'altra ora e un quarto di strada, tutta come quella di ieri. Esatto. Aspetta. Cos'è? Ti piace il naso? Sì. Devo ridirlo? Sì. C'hai la caccola sul naso. Che schifo! Sono schifoso. Sì, lo so. Allora, Questo che dovrebbe essere blu? allora, adesso ditemi, ma qui se la striscia blu è blu perché l'hanno pitturata così o perché si deve pagare? Ma va. Anguria con vista Chefchaouen. Anguria con vista... No, buono. Non dirlo con l'anguria in bocca, sennò sputi tutti i noccioli. Ripeto, lo rifaccio. Anguria con vista... Non si può essere così scemi. È il frutto che non devi mai avere in bocca quando nomini la città. Chefchaouen. E domani andiamo a?